Benvenuti e bentornati in un nuovo video di Mastica l'Italiano con Roberto. Sono qui in compagnia di Luca Lisi. Cosa ci facciamo qui? Dove siamo? E perché c'è tutta questa confusione in Mi giro? hai chiesto di parlare di Sant'Agata, della nostra città di Catania, patrona di decine di paesi nel mondo. 1 milione di presenze ogni anno a Catania tra il 3, il 4 e il 5 febbraio, la seconda festa più grande d'Europa, signori. Andiamo nel III secolo d.C., quando tra il 230 e il 250 si svolgono le vicende di Agata, una giovane vergine consacrata a Gesù Cristo, nei tempi delle persecuzioni cristiane ad opera dell'imperatore Decio. Pensate che a quel tempo l'imperatore fece uccidere pure il Papa Fabiano. Ebbene, Sant'Agata fu vista dal proconsole romano della Sicilia, Quinziano, che se ne invaghì e la volle sposare. Perché divenne santa? Perché resistette in onore di Cristo a oltranza, fino alla morte. In questi periodi bui in cui la violenza contro le donne è sempre maggiore, purtroppo, Sant'Agata è stato sempre un esempio di forza, di resistenza per la nostra città e per l'umanità intera. A tutt'oggi è la nostra santa e in questa puntata vi racconteremo la sua storia. Allora Luca, dove siamo qui? Qui siamo alla Civita, esattamente in via Biscari. E per cosa è importante questa via, questo quartiere? Guarda, è uno dei quartieri più antichi di Catania, quartiere di pescatori. Infatti siamo vicini agli archi della Marina, ovviamente, dove si pescava a Catania un tempo. Parliamo di Agata. Parliamo di Agata, che dal greco vuol dire la buona. Perché questo sito è importante per la storia di Agata? È importante perché si dice che Agata sia nata qui, come testimonia questa edicola marmorea, proprio qui in via Biscari. Lei proprio cita: io sono nata libera e di nobile famiglia, come si vede da tutta la mia parentela. Quindi possiamo dire che Agata era di famiglia ricca. Di famiglia ricca e nobile e potente, tanto che Quinziano poteva essere interessato a sposarla anche a fini politici, per diventare proprio importante, chissà, forse anche imperatore. Scusate per questo trambusto, perché qui è iniziata da poco la festa di Sant'Agata, quindi siamo proprio vicino al Palazzo Biscari e a volte il traffico può essere più del normale. Continuiamo con il nostro viaggio. I ceri, che poi sarebbero queste grandi candele, sono semplicemente delle candele che vengono accese dai credenti e dai devoti per venerare Sant'Agata. Siamo nella via Etnea, che è la strada principale di Catania, che si estende dall'inizio, che va a portare verso i paesi etnei, fino a scendere, poi andare sempre più giù e arrivare fino al Duomo, dove c'è appunto la cattedrale. Siamo vicino alla cattedrale di Catania e adesso sentirete Luca spiegarvi qualcos'altro proprio su questa bellissima cattedrale. Il luogo clou della città di Catania. Questo è il cuore, qui siamo di fronte al simbolo, l'elefante, il liotro di Catania che abbiamo, e di fronte la cattedrale, dove riposa la santa per tutto l'anno. Infatti, se guardate anche questa porta centrale quanto è alta, serve a far uscire il fercolo data la sua altezza. Sant'Agata che è riconosciuta in tutto il mondo.
e ha ricevuto doni da tante personalità del mondo. A proposito dei doni, Sì. Il busto di Sant'Agata ha addosso un sacco di gioielli, Tantissimi pietre gioielli. preziose. Questi gioielli, Sì. io mi sono sempre chiesto, sono dei doni da parte di qualcuno, da qualche Sì, famiglia? durante secoli di storia si è raggiunto questa sorta di tesoro veramente costituito da gioielli. Posso citare il più importante, la corona del re Riccardo Cuor di Leone. Un dono potrebbe essere anche dato dalla faccia, dal viso di Sant'Agata, perché non si conosceva il vero volto, e quello raffigurato si pensa essere quello della regina Costanza d'Aragona. Per quanto riguarda un dono, per esempio, da una figura importante del nostro territorio, della nostra città di Catania. Il nostro cigno, il nostro musicista più famoso, Vincenzo Bellini, sapete che ha vissuto in Francia per la maggior parte della sua vita e ha ricevuto una medaglia, una croce al valore d'onore civile e militare che ha donato sempre a Sant'Agata e fa parte di questi gioielli. C'è qualcosa che vorresti aggiungere? Ma magari dicendo che siamo qui, no? L'itinerario che compie la Santa, perché da qui, da questa porta alle nostre spalle esce la Santa, ogni anno il 3 febbraio, compie un piccolo giro per la via principale qui alla nostra salente, Sì, via Etnea e rientra sempre qui giorno 3. Lo stesso discorso vale per il giorno 4 e il giorno 5, fin quando definitivamente ritrova posto all'alba del giorno 6 e si concludono le festività in attesa dell'anno seguente. Perfetto. Proseguiamo anche Proseguiamo perché col nostro- ne abbiamo da dire, Sì. ne abbiamo. Venite. Ci sono dei corridoi per uscire e vediamo ora poi se riusciamo a ritornare. Sì, perché le barzellette dei carabinieri, no? Uno ci dice da qua non potete andare, dovete andare dall'altra parte. Andiamo dall'altra parte? No, da qua non potete entrare, dovete andare dall'altra parte. Alla fine ci hanno fatto entrare, non so da quale parte, ma ci hanno fatto entrare. Quindi comunque attenzione se volete visitare Catania per questa festa, perché potreste rimanere bloccati. Ci troviamo in via San Giuliano. Ecco, questa via è famosa per un evento che succede durante la festa di Sant'Agata. Luca, ci Sì. vuoi spiegare che cosa succede? Allora, dato che tu insegni anche siciliano, no? Sì. Salita in catanese si dice acchianata. Chianata. Esatto, e qui durante la festa c'è l'acchianata di San Giuliano, la salita di San Giuliano, perché tutta la struttura, tutto il carro tirato della Santa, che è pesantissimo, vedete delle corde veramente robuste e decine di persone da ogni lato che tirano, viene fatta salire per questa via ed è uno sforzo enorme. È l'aspetto più spettacolare della festa, ma anche il più rischioso. Infatti si lavora per evitare incidenti o problemi che ci possono essere. Però insomma vedete una delle immagini più belle e rappresentative Sì. che ci sono. Una cosa particolare è che questa acchianata, questa salita si fa correndo, non si fa camminando. Quindi spesso può essere molto rischioso perché se cade un fedele, se cade un devoto, come lo chiamiamo noi, cade uno, possono cadere tanti altri. Negli ultimi anni è stata un po' evitata per anche problemi atmosferici, per il Covid e cose così, però in passato se cercate su YouTube video amatoriali di questa salita di San Giuliano potrete vedere quanto può essere rischioso e pericoloso, però comunque molto interessante e particolare da vedere.
Mentre cercavamo la Santa, siamo incappati in questi bellissimi fuochi d'artificio a Piazza Carlo Alberto, davanti alla chiesa del Carmine. In questo momento non sappiamo dov'è la Santa, stiamo cercando di capire per inseguirla. Dove siamo? Qui siamo in un sito molto importante Sì, della sì. vita di Sant'Agata. Esattamente, già il nome lo spiega, la chiesa di Sant'Agata al carcere. Apriamo il capitolo più triste dell'incarcerazione e, diciamolo, delle torture che ha subito Sant'Agata. Qui infatti è stata rinchiusa, torturata in svariati modi, è stata frustata, è stata proprio tirata con delle corde, anche arpionata con degli uncini, ha subito tante vessazioni dal famoso Quinziano. Ma una cosa interessante, comunque, dato che siamo di fronte a questa chiesa, è il portale che vedete, il portale gotico, che, se abbiamo visto la cattedrale, viene proprio da quella che era la cattedrale, il Duomo di Catania. Dopo il terremoto del 1693 è stato preso questo portale ed è stato appiccicato, proprio messo, sovrapposto su questa chiesa. Adesso magari andiamo a vedere, svoltando la piazza dall'altro angolo, dov'è che Sant'Agata è stata rinchiusa, dove è stata effettivamente la sua cella e il suo carcere. Infatti si vede con un lumino da qui lungo la parete, proprio di là, che ci sono quelle grate dove fu reclusa Sant'Agata. Attenzione, perché è stato qui, secondo la leggenda, che nel quarto giorno dell'incarcerazione ricevette addirittura la visita di San Pietro che le sanò le piaghe, quindi tra i famosi miracoli citati della nostra santa. A proposito di una delle vessazioni che ha subito Sant'Agata, faremo vedere in una piccola parte del video anche dei dolci dedicati a Sant'Agata, ovvero le minnuzze di Sant'Agata. Le minnuzze. E vi spiegheremo appunto in cosa consiste questo dolce e qual era appunto questa tortura che ha subito la Santa. Un'altra curiosità riguarda appunto la cella di Sant'Agata. Sì. Qual è? Qui avvenne un altro miracolo cosiddetto, dell'impronta, dell'orma di Sant'Agata su una pietra, perché questo Quinziano tentava di possederla, di sedurla o di dominarla a ogni modo, e il rifiuto di Sant'Agata era netto, fin quando un giorno lei sbatté il piede proprio per terra così, si disse, rimase l'orma e rispose: «È più facile che questa pietra si rammollisca che il mio cuore ceda alle tue blandizie, al tuo desiderio». Perché ascolta, diciamolo, una cosa in inglese, no? «This stone will soften before my heart surrender to your flattery». Quindi per dire la forza d'animo anche di questa donna.
Allora Luca, Sì, ci troviamo in questa chiesa che è molto più piccola ovviamente della nostra attuale cattedrale. È verissimo. Perché questa chiesa è importante per la storia di Catania e soprattutto per la festa di Sant'Agata? La storia. Questa è la storia, perché è stata la prima cattedrale e lo è rimasta per 770 anni. Qui c'erano le spoglie di Sant'Agata, fino a quando il generale bizantino Maniace, e qui sopra Catania abbiamo un paese famoso che si chiama proprio Maniace, per questo prese le spoglie e se le portò a Costantinopoli. Sono rimaste lì fino al 1126, fin quando poi trafugate sono ritornate a Catania e sono state poste nel Duomo che noi conosciamo, nella cattedrale così. Quindi questo è un luogo di fede antico e storico. E abbiamo parlato di Riccardo Cuor di Leone, che è venuto qui anche a visitare le spoglie di Sant'Agata, come nella targa qui fuori è ricordato. Guardando le dimensioni di questo portone, vedete quanto è alto e anche largo, sempre per permettere ovviamente alla Santa di poter uscire da qui. Ma c'era forse una lettera che Esatto. interessava tanto sapere, interessava informarci. Questa A, che vediamo che adesso in tantissimi drappi, da tantissime finestre e balconi, viene mostrato in questi giorni, è sì la A di Agata, ma anche nello stemma, insomma, della nostra bandiera, del simbolo di Catania, è la A di Aragona, del regno di Aragona. Ci stiamo avvicinando verso il fercolo che porta la Santa. Ci sono i devoti che danno i santini o dei ceri al fercolo e adesso cercheremo di avvicinarci sempre di più affinché possiate vedere il busto della Santa e un po' come funziona appunto questo momento clou che aspettano tanti devoti. Abbiamo trovato la strategia giusta per evitare la folla. Ci stiamo mettendo dietro i venditori di ceri, così ci aprono la strada. Come dicevamo,
ci sono anche dei dolci che sono tradizionali durante questa festa. Uno di questi sono appunto le olivette di Sant'Agata. Stasera Roberto mastica siciliano oltre che masticare italiano. Esatto. Sì. Ecco, assaggia Samuele. Come vedete, facciamo vedere un po' di food porn. Questa ha la forma, dovrebbe avere la forma di un'olivetta, è ricoperta di zucchero, ha un impasto molto morbido, penso che ci sia la mandorla, poi non so cos'altro. Ora, perché le olivette in questa festa di Sant'Agata? Ci sono diverse leggende. Sì, abbiamo parlato di Quinziano e pare che mentre stesse fuggendo da Quinziano, Agata trovò riparo e ristoro sotto un albero di ulivo e si nutrì con queste olive. Un'altra leggenda dice che incontrò un alberello secco di olive proprio ai suoi piedi, lo toccò e avvenne il miracolo che l'alberello si rinverdì e prese vita. Una terza leggenda dice che lei si fermò per allacciarsi un sandalo e dal terreno, appena appoggiò il piede per terra, nacque un albero di olivo. Quindi i frutti dell'olivo sono celebrati e usati come cibo tipico sotto forma di dolci durante la sua festività. Se vi piacciono molto le calorie del cioccolato, ci sono anche quelle in versione col cioccolato, quindi buon appetito! Buoni, così giusto. Allora, 2 minuti. Sì, e siamo in un bar. Vorrei farvi una domanda. Guardate queste due. Che cosa vi ricordano? Qualcuno ci è arrivato? Non siete maliziosi perché è vero, sono 2 seni. In siciliano, minni. Piccoline minnuzzi. Si chiamano minnuzzi di Sant'Agata. Queste ricordano i seni della santa di Sant'Agata. E perché? La cosa più crudele che Quinziano fece ad Agata fu l'amputazione delle mammelle. Ma c'è un richiamo anche, insomma, nel mito, nei culti antichi, uno che viene dalla dea Iside. Infatti la nostra Agata prende molto dalla Iside egizia, che era anche una dea del focolare, è una dea materna, e insieme la maternità anche di Demetra, che è la dea delle messi. Tutto questo anche per dare un tributo e un riconoscimento alla sofferenza di Agata in questa circostanza. Qui fu una prova di forza d'animo anche enorme, come ci spiegava Roberto, insomma, la sua resistenza anche a questa tortura subita. Noi la facciamo un po' più dolce, no? Mangiandoci sopra. Facciamo vedere un po' l'interno. Anche qui le calorie sono abbastanza alte, ma non ci pensiamo. Questa è una cassatina, una cassata, solamente che a Catania facciamo di questa forma proprio per ricordare la santa. Quindi buon appetito. Ci vediamo dopo. Qui potete vedere i famosi botti della sera del 3. Purtroppo non li abbiamo visti da vicino, ma il nostro amico Pierluigi, che potete vedere anche nel video fatto in Albania, ci ha fornito queste immagini. Quest'anno sono durati meno e sono stati meno spettacolari a causa di problemi tecnici. Buonasera. Sapevo che la stavo con l'olivetta. Potevamo... Non mi piacciono le olivette. Non ti piacciono le olivette? Oggi Ciccio non c'è. Ciccio, dove sei?
L'assaggio dell'olivetta di Sant'Agata per Spiro. Dicevo, non è la prima volta che le mangio, ma non mi ricordo se mi piacciono. Insomma, vabbè, provatele. Bene, siamo arrivati alla fine del percorso in cui raccontiamo la storia della Santa di Sant'Agata. Luca, vuoi parlarci di questo posto? Che cos'è? Che cosa simboleggia? Questa è l'attuale chiesa di San Biagio, conosciuta come Sant'Agata alla Fornace, perché qui Sant'Agata subì l'ultima tortura, quella del fuoco, in seguito alla quale morì nella sua cella. Siamo proprio di fronte all'anfiteatro romano di Catania, che a quel tempo presumibilmente faceva i suoi spettacoli, proprio gladiatori come noi li conosciamo. Attenzione, il terzo più grande d'Italia. Dopo il fuoco Sant'Agata morì, ma pensate che del fuoco è diventata la protettrice. In Argentina, per esempio, è la santa patrona dei vigili del fuoco. L'anno dopo la sua morte, nel 252, il 5 febbraio, il velo di Sant'Agata fermò la prima eruzione alle porte della città. Da quel momento Sant'Agata è diventata la patrona e fino ad oggi la ricordiamo e la celebriamo. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, un po' diverso dall'ultimo che abbiamo fatto, però molto interessante perché ci tenevo a parlare della nostra città e di questa festa che, anche se può non interessare a chi magari non è credente o chi crede a un'altra religione, vi basti sapere che comunque vengono turisti da tutto il mondo ogni anno, e anche persone che non sono religiose, e quindi semplicemente perché questo fa parte anche del folklore, della cultura della nostra città. E quindi io vi invito, qualora vi fosse piaciuto questo video, a venire in questo periodo per appunto gustare dell'atmosfera che c'è a febbraio, dal 3 al 5-6 febbraio. Vorrei semplicemente ringraziare Luca Lisi della sua presenza e soprattutto della sua conoscenza sulla nostra città. Vuoi dire qualcosa? Vuoi lasciare un contatto? Troverete tutto in descrizione, se lui vorrà, ovviamente. Ha già detto tutto Roberto. Sì, lascerò contatti e modo di trovarmi in descrizione. Se siete curiosi di fatti, aneddoti e storia di Catania, fatelo sapere, magari insieme con Roberto potremo su richiesta realizzare un'altra puntata secondo i vostri piaceri. Non vi basta altro che seguire questo canale per altre informazioni e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Grazie anche alla nostra illuminatrice, portatrice di luce. Diciamo operatrice luci. Sì, esatto. Non potevamo finire le riprese non mangiando un classico panino del Paninaro a Catania. Secondo voi quanto abbiamo speso per questo? Intanto iscrivetevi, poi faremo un video a parte con lo street food catanese.